Certo, è più bello quando ci sono i tifosi, ma quando l'arbitro fischia io non li vedo più, vedo solo la partita, la palla, gli avversari, i miei compagni, solo quello. Io sinceramente durante la partita non l'ho sentito, come dicevo prima, perché non li sento più, mi sono concentrato. Solo quando lui ha preso il cartellino rosso ci ho pensato un attimo, non ero sicuro, ma poi ho sentito, ho visto tutte le notizie dopo la partita, quindi avevo capito com'era. C'è stata una chiamata dove lui mi ha convinto, mi ha detto perché dovevo venire all'Inter per la mia crescita, per la crescita della società, della squadra. Ovviamente non è l'unica cosa che tieni in mente per prendere una decisione, perché alla fine non scegli una squadra per l'allenatore, scegli per tutto quanto. Secondo me c'è sempre da migliorare. Riguardo sempre le partite per capire le scelte che faccio, che facciamo come linea difensiva, e lo guardiamo pure insieme. Cosa manca? Sono sempre dettagli che fanno la differenza, in quale momento scappi o accorci. Che rapporto hai tu con i tuoi errori? Quando ero più piccolo portavo sempre con me, ma non mi aiutava, no? Rimanevo male e poi si vedeva nei prossimi allenamenti, magari pure in partita, quindi non va bene quello. E ora penso in un modo diverso, perché ormai il passato è successo e non posso più cambiarlo. Faccio una battuta, ma manca un Godin per diventare la Questa è una questione della società, no? Sono tue parole che dici che manca qualcosa, è fortissimo. Anche visto la sua età, è impressionante, fisicamente è forte, già nato così, no? Naturale, poi come mentalità mi ha impressionato di più come persona, come lavora, come vuole crescere, vuole imparare. Io mi trovo molto bene con lui fuori dal campo, parliamo spesso anche se non stiamo alla nazionale, gli dico sempre se ti posso aiutare o con qualcosa mi puoi sempre chiamare. Qual è stato nella tua carriera proprio un attaccante che hai fatto fatica o comunque scomodo, che ogni volta che lo incontravi dicevi no, devo marcare lui? È così, non lo vedo mai perché è sempre una sfida, no? È sempre bello sfidare i migliori. Suarez è stato uno dei più difficili da marcare, come punta dico, perché ti viene addosso, va su tutti i palloni, è rapido, ti fa le finte, va sempre verso la porta, è molto bravo nei movimenti, sì, è stato tosto. E da marcare, visto che ci hai giocato insieme con tutti voi, Icardi o Immobile? Icardi dentro l'aria per me è stato uno dei più difficili, più bravo nei movimenti, al momento giusto, lui fa il movimento quando tu ti cerca alle spalle, no? Al momento che tu guardi lui fa il movimento, queste cose, impressionante. Lo vedo bene, tranquillo, si allena bene, gioca bene, quindi io non l'ho visto diversamente.
guardo dove mi piace andare, non guardo se sto tranquillo o no, ma mi piace scoprire dei posti nuovi che per me sono esperienze bellissime che non si scorda mai, come Cuba è stato particolare, ma Bali è pure un posto dove ci tornerei in futuro perché è così, c'è così tanto da fare, è così diverso, c'è di tutto, cultura, c'è natura, spiagge, c'è la gente, mi è piaciuto tanto. E invece uno da fare? Qualcosa in Africa, tipo fare safari, Sudafrica o Kenya, Tanzania, Zanzibar, questi sta sulla lista.